Ormai ci siamo, manca meno di una settimana alla presentazione della Ferrari 2024 e la scuderia sui social ha ufficializzato l'ora della presentazione, quindi sarà il 13 febbraio alle ore 12 e noi saremo ovviamente in live per seguire tutto l'evento insieme. Sarò in diretta circa mezz'ora, un'ora prima per rispondere alle vostre domande, poi andrò a tradurre i dialoghi dall'inglese all'italiano e ci sbilanceremo anche sulla monoposto sia dal punto di vista estetico, che livrea avrà questa nuova Ferrari, e anche sul punto di vista tecnico. E nel video di oggi dobbiamo parlare specialmente dell'evento di presentazione perché ci sono degli aggiornamenti. Andiamo a vedere perché Hamilton non può portarsi dei tecnici dietro da Mercedes a Ferrari nel 2025. E in più a fine video dobbiamo parlare anche della FIA perché ci sono delle notizie molto negative di cui dobbiamo parlare e sono sintomatiche per la federazione che soffre ormai da tempo. Ma prima voglio fare una piccola parentesi su Ferrari. Questa per il cavallino sarà la 70ª monoposto della rossa e sappiamo che la presentazione sarà esclusivamente online. Non si potrà assistere alla presentazione lì sul posto, fatta eccezione per alcuni invitati speciali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come si svolgerà lo shakedown, il filming day. Ma prima di continuare vi ringrazio di tutto il supporto che mi state mostrando in ogni video. Se vi piacciono i contenuti che porto, lasciate un like, iscrivetevi, attivate le notifiche. A voi non costa nulla, ma per me fa una grandissima differenza. Febbraio è sicuramente uno dei mesi più belli perché ci sono le live di presentazione e quindi passiamo ore e ore insieme anche in live per parlare di monoposto di Formula 1. Quindi se non vuoi perdertele, mi raccomando, attiva le notifiche, così rimani sempre aggiornato su tutti i video e live che escono sul canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della notizia che Hamilton non potrà portare dei tecnici da Mercedes a Ferrari. Vi preoccupa o meno questa cosa? Come vi aspettate la nuova Ferrari SF24? Di che colore sarà? Ditemi la vostra nei commenti, sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Io sono Rastro e mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video, ma prima sigla. La scuderia ha scelto l'ora di pranzo per mostrare la propria monoposto il 13 febbraio alle ore 12. Sappiamo che entrambi i piloti, sia Leclerc che Sainz, avranno modo di guidare la SF24 in pista a Fiorano per 15 km e gli unici che potranno vedere la monoposto da vicino sono quei tifosi che si affacceranno alle reti di Fiorano o sul famoso ponte per dare uno sguardo alla SF24 più da vicino, mentre tutti gli altri, stampa e reti comprese, dovranno assistere alla presentazione online. Non potranno esserci in presenza fisica. Detto questo, dobbiamo parlare di come saranno i colori della nuova Ferrari. Probabilmente vedremo il rosso, il bianco e il giallo, con meno nero sulla monoposto o addirittura non ci sarà questo colore. Questo secondo i teaser e gli spoiler che ha mostrato la scuderia sui vari social. A voi piacerebbe vedere una Ferrari rossa, bianca e gialla? In che percentuali vedreste questi colori? Ditemelo nei commenti. A me piacerebbe vedere la Ferrari un 70% rossa, 20% gialla e 10% bianca. Ma vedremo se riprenderà qualcosa dalla livrea utilizzata a Las Vegas. Ce la ricordiamo tutti, che però non aveva il giallo all'interno, ma c'era tanto bianco. Dobbiamo essere onesti, la presentazione dell'anno scorso aveva generato fin troppo entusiasmo, con la tribuna allestita per i tifosi che hanno potuto vedere lo shakedown di Ferrari, le varie interviste fatte sul campo. Ci ricordiamo anche il siparietto tra i due piloti, Leclerc e Sainz, durante lo shakedown con i vari team radio, e ci sono state anche delle conversazioni molto scherzose prima della presentazione. E Ferrari quest'anno ci tiene a fare una presentazione senza mettersi troppo in mostra, focalizzandosi nel mostrare la vettura, nel prepararla per lo shakedown del 13 febbraio di 15 km, ma soprattutto per concentrarsi sul filming day che ci sarà il giorno dopo, ovvero il 14 febbraio, dove la SF24 farà 200 km. Vi ricordo che il numero di chilometri nel filming day è il doppio rispetto all'anno scorso, da regolamento, e questo permetterà ai team di avere ancora più dati sulla vettura da utilizzare in questo caso prima dei test in Bahrain. E si tratterà di un test vero e proprio, quello del filming day. Ci ricordiamo che l'anno scorso la SF23 aveva accusato del bottoming a Fiorano, situazione alquanto strana che ci aveva già fatto percepire i problemi al fondo della monoposto, ovvero che non si riusciva a trovare un'altezza a terra giusta per far lavorare al meglio i canali venturi, e quindi qualche problema l'avevamo già visto fin dall'inizio. Vedremo quest'anno come si comporterà la SF24 nei primi chilometri in pista. Ma sarà importante valutare la monoposto da un punto di vista aerodinamico, che è stato il vero
punto debole della SF23 l'anno scorso. Nel frattempo la Ferrari SF24 è in fase di analisi tramite i 7 post rig. Ma cosa sono? La Ferrari SF24 sta affrontando dei test simulativi che si utilizzano molto spesso in Formula 1, che preparano la monoposto tramite dei banchi dinamici, simulando bump e imperfezioni dell'asfalto al fine di settare alla perfezione l'altezza a terra della monoposto. Quindi questi test sono fondamentali per qualsiasi auto di Formula 1, ma specialmente in questo caso per Ferrari, che dovrà farsi trovare a Fiorano, una pista che comunque ha diverse sconnessioni, nel migliore dei modi, senza accusare quel bottoming che abbiamo visto l'anno scorso. Tra l'altro questi test 7 post rig sono molto importanti per simulare il cambiamento del camber, per quindi gestire nei minimi dettagli il comportamento dinamico della vettura. E questo sarà fondamentale per testare fin da subito le sospensioni di Ferrari, che dovrebbero rimanere con un push row dall'anteriore e pull row dal posteriore, anche se abbiamo già visto dei colpi di scena con per esempio Sauber che ha montato il pull row dall'anteriore e push row dal posteriore, così come anche Racing Bulls. Ferrari non dovrebbe fare questo cambiamento, ma vedremo poi la macchina in sé. Fatto sta che sarà fondamentale settare i cinematismi in maniera corretta per far lavorare il nuovo sistema di anti-dive che monterà Ferrari all'anteriore, con un angolo dei braccetti ancora più inclinato, per riuscire a gestire in maniera corretta i trasferimenti di carico dal posteriore all'anteriore e viceversa. Quindi, oltre a questi test che Ferrari sta facendo a Maranello per settare al meglio la monoposto, soprattutto lato sospensioni e dinamicità del veicolo in vista dello shakedown del Filming Day di Fiorano, la scuderia sta lavorando molto anche sulla Power Unit, la 066/10. Infatti, dai test Pirelli fatti a Barcellona, le Ferrari testate hanno corso con diversi setup del software nella gestione dell'energia, per vedere come rispondeva la vettura sul consumo delle gomme, quale delle due consumava di più e quale di meno. Ci ricordiamo come l'anno scorso Ferrari ha modificato il software di recupero dell'energia elettrica, sfruttando al meglio l'energia in più accumulata non tanto in uscita di curva, ma più sul rettilineo negli allunghi, riuscendo a garantire una vita della gomma più lunga, sacrificando in parte le qualifiche, ma traendo un grande beneficio in gara. Sappiamo che lato endotermico la Power Unit di Ferrari è la migliore in griglia, stanno lavorando per migliorare la parte elettrica e di recupero dell'energia, e già l'anno scorso il software è migliorato notevolmente con questa modifica dell'utilizzo dell'energia non tanto in accelerazione ma più sugli allunghi, e anche nei test a Barcellona hanno continuato su questo lavoro, che poi stanno analizzando adesso a Maranello per vedere quale configurazione utilizzare sulla nuova SF24, per cercare di partire al meglio sia nella gestione delle gomme in gara e al tempo stesso non spingere troppo al limite le Power Unit, perché sì, sappiamo che il limite di motori annuali è rimasto a 4 come l'anno scorso, ma sarà importante avere un ricambio giusto nei weekend di gara per sfruttare i motori al limite e non avere problemi di affidabilità. Ma ora dobbiamo parlare di un argomento estremamente importante. Avevamo detto nei scorsi giorni che forse Hamilton avrebbe portato con sé da Mercedes a Ferrari Peter Bonington, ovvero Bono, il suo ingegnere di pista, o Andrew Shovlin, che è capo dell'aerodinamica in Mercedes. Ma tutto questo non sarà possibile per una clausola presente sul contratto di Hamilton siglato con Mercedes. Avevamo detto che Mercedes non era stata lungimirante a far fare al 7 volte campione del mondo un contratto di un anno, dal 2023 al 2024, e lo aveva anche confermato lo stesso Toto Wolff, dicendo che non si aspettava il trasferimento del pilota inglese in Ferrari, e il contratto corto aveva fregato il team di Brackley, non potendo tenere con sé Hamilton in squadra. Ma al tempo stesso Mercedes aveva inserito nel suo contratto una clausola non poaching clause, che riassumendo dice che Hamilton non può portarsi con sé dei ingegneri o tecnici da Mercedes a un altro team. Per questo sia Peter Bonington che Andrew Shovlin rimarranno in Mercedes. Possiamo dire che su questo il team di Brackley non si è fatto cogliere alla sprovvista. Ovviamente mi sto riferendo al contratto che aveva siglato Hamilton lo scorso agosto 2023 con Mercedes, di un anno più opzione di rinnovo. Fui io stesso il primo a criticare questo contratto di Mercedes, perché non puoi far siglare a un 7 volte campione del mondo un contratto di un anno. Capisco che Hamilton c'ha una certa età, ma se c'è questa sinergia tra le due parti, avendo vinto tanti titoli insieme, un contratto del genere non dà supporto al pilota inglese. Ti senti quasi poco importante per la squadra, e da questo nasce anche la decisione di Hamilton di andare in Ferrari, oltre al fatto che era un suo sogno fin da quando era piccolo, sogno che non aveva realizzato Senna e che riuscirà a realizzare Lewis. Ma parliamo di questa clausola inserita da Mercedes nel contratto di Hamilton. Sono stati molto lungimiranti a metterla, perché in passato è successo un episodio non tanto diverso. Alonso sappiamo che è rimasto fino al 2014 in Ferrari, ma quando se n'è andato dalla Ferrari
per andare in McLaren nel 2015, anche il suo ingegnere di pista lo ha seguito, ovvero Andrea Stella, che è attuale team principal di McLaren. E al tempo stesso Vettel, che invece prese il posto di Alonso in Ferrari, secondo il contratto che aveva siglato il pilota tedesco con Red Bull prima, essendoci questa clausola non poaching clause, Sebastian non poté portarsi dietro il suo ingegnere di pista dalla Red Bull a Ferrari, ovvero Guillaume Rochlin, detto Rocky, che fu l'ingegnere di pista di Vettel nelle 4 stagioni in cui Sebastian vinse il mondiale con Red Bull, dal 2010 al 2013. Se ci fosse un consenso da tutte le parti, ovvero da entrambi i team, dal pilota e dal tecnico, effettivamente si può annullare questa clausola. Come è molto difficile trovare la coesione da tutte le parti, anche in questo caso, con il trasferimento di Hamilton in Ferrari, i vari tecnici di Mercedes rimarranno al loro posto. Non seguiranno il pilota britannico nella sua nuova avventura a Maranello. Vi dico anche la mia opinione in merito, perché penso che l'ingegnere di pista sia un ruolo fondamentale in Formula 1. Anzi, vi dirò di più, è anche troppo sottovalutato. E ci sono dei casi eclatanti in Formula 1. Per esempio, la sinergia e il rapporto che c'è tra Verstappen e Lambiase è fondamentale per il successo del pilota olandese. L'hanno ribadito più volte anche in diverse interviste e podcast, come loro due sono due persone diverse ma riescono a trovarsi nel momento giusto. E Lambiase riesce sempre a tenere sul pezzo Verstappen e non si fa mai mettere i piedi sopra, cosa che col pilota olandese potrebbe succedere, vista la sua importanza nel team. Ma ci sono anche degli esempi negativi, per esempio il rapporto conflittuale che hanno avuto Leclerc e Xavi Marcos, specialmente nel 2022, dove c'è una mancanza di comunicazione chiara, troppo ritardo da parte del suo ingegnere di pista nel comunicargli gli avvenimenti della gara e anche una mancanza di chiarezza tra le due parti. Nonostante ciò, nell'ultimo periodo Leclerc ha difeso il suo ingegnere di pista e continueranno insieme, ma dal mio punto di vista Xavi Marcos non è adatto a quel ruolo. Un altro esempio invece di un ottimo ingegnere di pista è Riccardo Adami con Sainz, che ha tutt'altro rapporto. Insomma, questo per dire che Bono non seguirà Hamilton in Ferrari, e questo punto è grave perché Bono ha accompagnato Hamilton in tutti gli anni in cui Lewis ha vinto in Mercedes. Sa esattamente cosa un 7 volte campione del mondo che avrà 40 anni si vuole sentire dire. A una certa età è più difficile cambiare il tuo atteggiamento in pista e quindi hai bisogno di una persona che ti capisca al 100%. Ritrovare quella sintonia che aveva Hamilton con Bono con un nuovo ingegnere di pista non sarà facile. Sicuramente sarà Riccardo Adami, è un ingegnere di pista che ha tanta esperienza e quindi si potrebbe colmare il vuoto di Bono e quindi la scelta non sarebbe così drastica. Fatto sta che il ruolo dell'ingegnere di pista non è da sottovalutare, perché permette al pilota di arrivare al suo 100% quando il pilota scende in pista. Ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Nel mentre Mario Isola ha confermato che i dati raccolti ai test Pirelli, fatti prima a Barcellona da Ferrari a fine gennaio e invece in questi giorni fatti sia da Aston Martin che Mercedes a Jerez, hanno portato ai risultati molto positivi. Infatti le gomme Pirelli hanno ridotto il surriscaldamento, specialmente al posteriore, rispetto alle carcasse usate in passato. Quindi le nuove gomme 2025 garantiranno lo stesso livello di grip, ma durando più a lungo senza surriscaldarsi subito, che era un problema molto grave che abbiamo visto specialmente nel 2022 e che Ferrari ha sofferto tanto anche nel 2023 a causa di una mancanza di carico accentuata che ti spinge questo problema al limite. Questo quindi sarà sicuramente un punto positivo anche per la rossa per le prossime stagioni e i prossimi test Pirelli che vedremo saranno a aprile, quando si correrà a Suzuka, e saranno svolti da Racing Bulls e Stake F1 Team. I tempi erano sull'1.18 per Russell e 1.19 per Stroll, ma non sono tanto quelli importanti, più i chilometri percorsi, oltre i 2500 km per sessione, e anche i risultati dei test che hanno convinto e non poco Mario Isola, direttore dell'area motorsport di Pirelli. Ultimo argomento importantissimo, parliamo della FIA. Due alti dirigenti dell'ufficio legale della FIA hanno lasciato la federazione e avevano un forte coinvolgimento nell'area della Formula 1. Abbiamo visto già negli ultimi mesi diversi dipendenti della FIA che hanno lasciato l'organizzazione. Penso all'ex direttore sportivo della Formula 1 Steve Nielsen e il direttore tecnico Tim Gloss, e ora sia Ketter che Floyd, che sono stati coinvolti nelle trattative per il patto della Concordia in Formula 1, hanno lasciato la FIA. Floyd era stato fondamentale nelle varie categorie del motorsport per essere il consulente legale, civile e commerciale della FIA e quindi veniva coinvolto in tutte le negoziazioni. E adesso la FIA sta strutturando 10 nuovi dipartimenti per riorganizzarsi dall'interno e provare a migliorare per il futuro. Insomma, ci sono diversi licenziamenti ma anche nuove assunzioni. Vedremo se questa riorganizzazione della FIA all'interno avrà dei risvolti positivi o negativi. Ditemi la vostra nei commenti. Sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate del fatto che nessun
nessun tecnico seguirà Hamilton in Ferrari. Andrà lì a Maranello da solo. Lo vedete come una cosa positiva o negativa? Andrà a incidere tanto nella sua parte conclusiva di carriera? Ma soprattutto, come vi aspettate questa nuova Ferrari? Di che colore? Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi contenuti a tema auto e Formula 1. Vi ricordo che saremo in live per la presentazione della Ferrari dalle 11, 11:30 in poi del 13 febbraio, quindi vi aspetto. Trovate già anche la live pronta sul canale. Detto questo, qui da Lastra è tutto, ci vediamo a un prossimo video.